Ciao amici, bentornati. Sono super contenta di portarvi oggi un video sulle foto che ho fatto nel mio ultimo viaggio, penultimo viaggio in Irlanda. Bentornati, oggi sono qui perché voglio parlarvi di un esperimento che ho fatto grazie alla collaborazione con l'Omography che mi ha dato la possibilità di testare la loro Diana Mini durante questo viaggio che ho fatto tra fine marzo e inizio aprile in terra irlandese. Partiamo dal presupposto che la Diana Mini è veramente un oggetto mini, nel senso che veramente è una piccola scatolina, purtroppo non ce l'ho più per farvela vedere, però vi metto in sovraimpressione qualche immagine per rendervi conto. È una piccola scatolina, veramente deliziosa, super vintage come look, e non pesa niente ed è una camera a pellicola con formato 135. Che cosa ho fatto? Me la sono portata dietro in combo con la mia Nikon perché appunto avevo da fare questo viaggio, in realtà con i miei genitori, quindi viaggio esilarante, su e giù per le scogliere dell'Irlanda e sotto la pioggia dell'Irlanda e in mezzo alle pecore dell'Irlanda, perché se qualcuno di voi c'è stato sa che l'Irlanda è pioggia, pecore, pecore, pioggia, pecore, poi qualche pecora, poi pecore e pioggia. Comunque, posto molto bello, assolutamente molto bello da fotografare, devo dire la verità. Mi sono un sacco divertita. Allora, partiamo dallo spiegare un attimo come è fatta questa piccola camera. Questa piccola camera monta una lente che è un 24 mm. Considerate che è una macchinina di materiale plastico, quindi non immaginatevi assolutamente un corpo macchina robusto, pesante, no, è secondo me abbastanza, cioè no, non penso che sia delicata, però insomma diciamo che non è certo un corpo macchina di metallo, per quello che è super leggera e super portatile, in realtà è super figa per i viaggi secondo me, perché è proprio la classica cosa che tu tieni sempre dentro una borsa, uno zaino e non pesa niente. Io purtroppo mi rendo conto che anche solo se mi devo portare dietro questa, sto a pensare, oggi vado in un posto in cui vale la pena che mi porti dietro la macchina fotografica perché sennò non me la porto, ok? Perché comunque pesa, è ingombrante, è scomoda, bla bla bla. Invece quella è veramente il nulla, cioè è stupenda. E tra l'altro ha anche la possibilità di montarci sopra il suo flashettino, che è super carino anche quello. Però ecco, considerate che io scattando in esterna l'ho sempre utilizzata a luce naturale. E quindi essendo così piccolina chiaramente ha delle possibilità limitate. Considerate che io quando parto per un viaggio, ovviamente come tutti, ho il patema del oddio mio, ci sarà qualche intoppo, le foto andranno a quel paese perché sbaglio qualcosa, carico un rullino male, è successo. Soprattutto questo problema ce l'ho quando ovviamente è la prima volta che uso un corpo macchina, sono sempre nel panico perché non so mai, oddio speriamo di aver fatto tutto bene. Comunque, motivo per cui mi sono portata dietro anche questa, avevo un rullino a metà, quindi ho detto vabbè qualche scatto lo faccio, non si sa mai. E in realtà è utile questa cosa, così vi posso anche fare vedere qualche confronto tra una cosa e l'altra. E partiamo dal presupposto che la Diana ha due modalità di tempi di scatto, un sessantesimo come tempo fisso, diciamo così, e la modalità bulb, quindi praticamente la si usa a un sessantesimo e fine della storia. Il che è anche comodo, nel senso che non devi pensare a niente. Il problema è che ovviamente devi stare ben attento a che pellicola ci metti dentro. E io qua sono stata a sto giro poco pronta, nel senso che ho preso dietro una pellicola color negative di Lomography e l'ho presa a 400 ISO e sono stata idiota perché avevo già avuto esperienza con la Bencini che come tipologia di camera è similare e vi metto qua il riferimento ai video che ho fatto in merito e un sessantesimo 400 ISO risulta che spesso sei al limite del sovraesposto e non ci puoi fare niente, quindi te la tieni così. Quindi ho pregato che andasse tutto bene e che gli scatti non fossero troppo esposti. Ho anche pensato se ragionare a livello di oddio, push pull, cose varie, ho detto no vabbè, speriamo in bene, preghiamo Gesù e alla fine più o meno ci siamo. Secondo me vi dico già che gli scatti che vedrete fatti con la Diana sono sovraesposti per i miei gusti. Come modalità di scatto ha due modalità, può scattare a f11 o a f16. F11 è la modalità cloudy, quindi vedrete il simbolino della nuvoletta, ed F16 è la modalità sunny, quindi vedrete il simbolino del sole. La cosa a cui bisogna fare attenzione è che tutte queste regolazioni sono sull'obiettivo praticamente.
Quindi sono delle levette che sono tutto intorno all'obiettivo e il fuoco va a macro step, quindi vedrete che, adesso vi spero di trovare un'immagine in cui si vede bene, che per il fuoco noi abbiamo proprio sul davanti una levetta che vado a spostare per ottenere le varie distanze. Chiaramente quando fate viaggi io l'ho sparata su infinito e fine della storia, e anche se in realtà secondo me il fuoco non era effettivamente, o forse non l'ho messo perfettamente io perché comunque è un oggettino di plastica, quindi non so quanto sono stata precisa, lì per lì l'ho messo su infinito e non ci ho più pensato perché sapevo di fare dei gran paesaggi. Infatti poi dopo mi sono trovata che a un certo punto ho scattato una cosa da vicino e ho detto, oh mio Dio, non ho cambiato il fuoco, perché ovviamente essendo lì davanti non ti viene neanche in mente di farlo, ok? È proprio un concetto diverso, cioè bisogna ragionarci e abituarsi e non farlo così di getto come magari l'ho fatto io in questa vacanza. C'è proprio una questione di abitudine di avere un oggetto che lavora in maniera diversa, tutto qui. Quindi che cosa ho fatto? Ho scattato un pochino di paesaggi naturali, quindi un po' di scogliere, adesso man mano ve le faccio passare in sovraimpressione, e qualcosa di urbano. Devo dire che forse gli scatti che preferisco sono proprio quelli che ho fatto, che sono pochissimi in realtà perché temevo che non ne valesse la pena e ho fatto male. E sono quelli che ho fatto nelle città, qualcosa a Dublino e qualcosa a Galway direi, se ricordo bene. E in realtà forse sono veramente i due scatti che mi gasano di più perché hanno veramente un'estetica bellissima. La cosa molto interessante che possiamo sottolineare sulla Diana è che permette di scattare in formato half frame, cioè praticamente io sul corpo macchina ho una levetta che mi dice scatti in formato quadrato, a giusto precisazione la Diana di base scatta in formato quadrato. Quindi io che cosa posso fare? Spostando questa levetta decido se mantenere il formato quadrato o se invece andare nel formato a metà, quindi avrò un fotogramma ovviamente di misura molto più orizzontale o verticale chiaramente, quindi passo dal formato quadrato a un formato half frame. E la cosa in realtà è fighissima perché immaginatevi che con lo stesso, con una pellicola da 36 pose, se io scattassi tutto quanto ad half frame, ovviamente otterrei il doppio delle pose, che non fa schifo, soprattutto in un viaggio. E il problema è che dopo devo andare quando mi arrivano le scansioni, sono dovuta andare a tagliarmi correttamente le foto, perché chiaramente il laboratorio lavora a slot, diciamo così, no? E quindi vedrete che ce ne sono alcune che sono con qualche pezzettino di fotogramma sovrapposto, come se fosse una doppia esposizione involontaria, chiaramente. Vedrete qualche fotogramma in cui abbiamo un pezzo di altra foto che compare, perché il problema è questo, cosa che non ho capito nell'utilizzo della Diana è, ma io devo per forza fare prima una foto quadrata, poi dopo carico, quindi mi si sposta completamente la pellicola e metto il formato half frame, quindi faccio due half frame e poi dopo eventualmente ritorno al formato quadrato, oppure posso fare una quadrata, giro, scatto un half frame, rimetto quadrato e quindi prendo metà fotogramma, diciamo, del primo giro e metà fotogramma del secondo. Questa cosa è un po' complicata, anche perché considerate che la rotellina per fare girare la pellicola è comunque delicata. Quindi in certi casi io avevo anche paura, magari sentivo che era un po' dura e non ho voluto mai sforzare perché ovviamente non volevo fare un danno. Chiaramente se uno questo corpo macchina è suo e ci può cipollare come vuole, è chiaro che tutte queste cose, questi dubbi li dipana utilizzandola un pochino di volte. Cosa devo dire quindi di questa Diana? Appunto, sicuramente io ho fatto un errore a livello di pellicola perché me ne sono resa conto quando ero lì, ma non ci potevo fare nulla. Perché su questo corpo macchina avevo sempre una pellicola 400 ISO e vedevo che scattavo con dei tempi che altro che un sessantesimo, ok? Cioè proprio ciaone. Quindi secondo me la pellicola per scattare a luce naturale di giorno, la pellicola corretta è un 100/200 ISO. Ma ok, cioè secondo me veramente oltre a questo non bisogna andare, a meno che non siano condizioni di luminosità diverse. È chiaro che la qualità di queste immagini la qualità è diversa rispetto a quella che le similari, diciamo, che ho scattato con questa macchina, perché ho in generale, quando lavoravo su Metaframe, avevo chiaramente che una parte del fotogramma lo perdevo, quindi chiaramente a livello proprio di risoluzione perdo qualcosa. Poi ovviamente uno può dire vai a farti una scansione a qualità più alta e il problema è risolto, benissimo. Però io sto parlando di cose super basic, ok? Quelle che sono le cose normali che io mando a sviluppare e mi faccio fare una scansione a una risoluzione
media, d'accordo, non super quality. E vedete che il fuoco non è quasi mai perfetto, che in realtà vi dirò, forse è anche un suo pregio, nel senso che ha questa estetica un po' dreamy, ok? Che è figa, cioè per l'Irlanda ci sta di brutto, ok? Cosa vogliamo dire? È molto figa. E chiaramente, vi ripeto, non ho la qualità dell'immagine che ho con quest'altra camera, quindi avrete visto passare in sovraimpressione le cose. Vedete che per esempio, pur avendo sempre tenuto il fuoco su infinito, quando sono in queste situazioni urbane in cui effettivamente il soggetto fotografato non era all'infinito, ma era 10 metri da me, il fuoco è corretto. Quindi non so, questo dubbio mi resta questo dubbio, però devo dire che non lo so, mi sembrano proprio le classiche fotoricordo di una volta, e quindi in realtà le trovo molto sentimentali. Per cui, che posso dire della Diana Mini? È carina, è un bel giochino, è carina e è adatta sicuramente anche a chi non fa fotografia a livello professionale. Anzi, forse è più adatta a chi fa fotografia non a livello professionale e che, diciamo, ti permette veramente di portarti a casa un ricordo carino, un ricordo divertente, senza troppe pippe tecniche, troppe rotture tecniche, veramente da usare, è comunque easy. Una volta capite un po' queste cose, uno ci scatta 2 rullini secondo me ed è già ampiamente a posto. Non so, insomma, io l'ho trovata deliziosa. Ecco, il termine che userei per la Diana è deliziosa. E questi scatti, devo dire, sicuramente gli altri sono molto più perfetti, rendono molto meglio quello che effettivamente era il luogo, insomma, è una riproduzione più fedele. Però cosa vi devo dire? Un pezzettino di cuore dell'Irlanda mi compare in questi scatti, quindi sono stata molto contenta di averla portata con me. Vi ripeto, il fattore peso e dimensione è imbattibile, non si può dire niente. Quindi niente, vi consiglio, se vi capitasse, di testarla, di provare a portarvela dietro, di giocarci un po' perché è veramente super funny. E ringrazio l'Homography per avermi dato questa possibilità, sono super contenta di aver fatto un test di questa macchina. A breve dovrei portarvi un test ancora più figo, però in terra giapponese, a breve, non a brevissimo, tra qualche mesetto, e non vedo l'ora di farvi vedere qualcosa di nuovo nelle prossime puntate. Ciao! Mamma, non è questo il sentiero? Non è vero. Sì, è questo, vedi che la gente va tutta di qui? C'era scritto lì che era quello, l'hanno creato di là il sentiero ufficiale. Non c'è spazio. Invece sì. C'era cosa ridi? E questo si fotografa. Ma queste cose cosa? Guardalo, ti sembra un sentiero pericoloso. Questo